Salve a tutti! Allora, si parte alla grande con un nuovo video, è un video tutorial con il quale io mostrerò come lavo i vinili con la macchina lavadischi Occhi Nocchi e inoltre farò vedere il funzionamento della stessa, pregi e difetti. Tenete presente però che una macchina lavadischi non può fare miracoli nel caso in cui i vostri vinili siano graffiati in maniera profonda o che abbiano dei solchi interrotti. In quel caso il vinile va riparato al microscopio, poi ve lo farò vedere in un altro mio lavoro e quindi iniziamo. Allora, la macchina lavadischi Occhi Nocchi che ho acquistato era comprensiva del dust cover, della copertura in plastica di buona qualità per quanto riguarda la protezione dalla polvere. Purtroppo mi è caduto qualche settimana fa per terra e quindi si è anche spaccata. Comunque io, se non erro, ricordo che questo componente era opzionale. Vi consiglio di acquistarlo perché è molto utile. Questo perché il piatto di gomma sul quale voi appoggiate il vinile è comunque molto soggetto alla polvere, quindi ne troverete parecchie. Prima di lavare i vinili andrebbe ripulito. La macchina Occhi Nocchi è composta di un cubo di metallo, quindi tutta di metallo tranne questo pad in gomma, di un blocco centrale per il vinile e di un foro di aspirazione dentro il quale andremo ad inserire questo componente, che non è nient'altro che un aspiratore. Ora ve lo mostro, lo metto a favore di camera. Ecco, questo aspiratore, vedete, è forato lungo questa linea, quindi da qui verrà aspirata l'acqua sporca che risulta dal lavaggio dei vinili. Alla destra e alla sinistra della fessura dalla quale viene aspirato i liquidi del vinile sono apposte con un biadesivo due fettucce di feltro. Questo aspiratore è un aspiratore per vinili 12 pollici. Ho visto che ci sono in commercio anche le versioni a 7 pollici, quindi più piccole, quindi tenete l'aspiratore che partirà soltanto nella parte finale, mentre questa parte è chiusa, ma vi garantisco che anche l'aspiratore 12 pollici può funzionare tranquillamente con vinili da 10 pollici o da 7 pollici. Piccolo problema della macchina Occhi Nocchi: non so se vedete, questo aspiratore è stato da me ingrassato e il motivo è molto semplice. La stessa casa Occhi Nocchi ci suggerisce di non lasciare mai questo aspiratore all'interno del vano di aspirazione, perché il motivo è molto semplice: si blocca e si cementifica con il bordo di plastica che è inserito in questa parte. Quindi io consiglio sempre di rimuoverlo, come giustamente fa la casa produttrice, e in più io vi dico che va ingrassato prima di ogni utilizzo. Infatti in questo momento il suo utilizzo, il suo movimento appare molto fluido. E per chi non avesse ancora capito il suo funzionamento, è molto semplice: si mette un vinile al centro della macchina, si blocca il vinile con questo perno centrale, si provvede a lavare con delle spazzole con vari liquidi, poi ognuno ha la sua tecnica. Dopodiché si accende l'aspiratore, lo si abbassa sul vinile e una volta che sarà asciugato si alza l'aspiratore e passate al secondo lato, il lato B del vinile.
Invece nella parte posteriore della ochinocchi abbiamo un tasto di accensione generale on-off, un ingresso per la corrente di rete e un tubicino in silicone con un tappo. Questo tappo deve essere sempre inserito nella fase di aspirazione del liquido che è stato utilizzato per lavare il vinile. Andrà scaricato dopo il lavaggio di circa 10 vinili, quindi ventilati. Questo perché? Per evitare che il liquido in accumulo all'interno della macchina possa danneggiare la stessa. Vi mostro finalmente il funzionamento della macchina occhi. Vi volevo mostrare i due tasti che sono nella parte frontale della macchina lavadischi. Il tasto posto più in alto controlla il motore che fa ruotare il piatto ed ha 3 posizioni: la posizione numero 1 in alto, 0 centrale e 2. Sotto invece troviamo un altro tasto, 0 e 1 vacuum, cioè l'aspiratore. Ora vi farò vedere il funzionamento senza vinile. Proviamo a far girare il piatto in senso orario. Mettiamo un qualcosa per farvi vedere la rotazione. Ok. Posizione centrale. Si ferma il piatto rotante. Posizione numero 2 in basso. Il piatto girerà in senso antiorario per un lavaggio più approfondito e più accurato dei vinili che sono interessati da uno sporco molto profondo. Quindi possiamo lavare sia in un senso e poi fare una rifinitura nell'altro senso di rotazione. Una volta effettuata la pulizia del vinile, noi andremo ad azionare l'aspiratore con il tasto 1. Chiaramente l'aspirazione dovrà essere effettuata con il piatto in rotazione, quindi noi accenderemo. Che cosa utilizzo per lavare i vinili? Io utilizzo dei classici spazzolini da denti, sono stati legati tra di loro con una fascetta in metallo e al fine di aumentare la superficie di pulizia. E come liquido per pulire i vinili? Beh, io ho utilizzato veramente di tutto. Sono giunto alla conclusione che almeno per le mie esigenze, il sistema migliore per lavare i vinili è quello di utilizzare un semplice sapone per le mani. Scusate, mi ero allontanato dal microfono. E acqua minimamente mineralizzata, quindi per citare dei marchi, Levissima, Sant'Anna, Eva, acque che hanno un residuo fisso bassissimo. Ok, adesso iniziamo a lavare i dischi. Ne laverò una ventina e vi farò vedere anche lo scarico sul retro dell'acqua sporca che viene risucchiata attraverso l'aspiratore. Allora, il procedimento è molto semplice: dobbiamo mettere il vinile al centro del piatto rotante, avvitiamo il perno centrale di chiusura, attiviamo la rotazione in senso orario, utilizzo i miei spazzolini per lavare i dischi in questo modo. Non vado a lavare solitamente anche la parte centrale perché sono punti che non vengono mai utilizzati, però cerco sempre di inumidirli, va bene, in modo tale che con l'aspiratore non abbia dei punti di frizione e possa poi lasciare dei segni o addirittura dei graffi sulla superficie del vinile.
Questo è il primo lato che abbiamo lavato. Aziono l'aspiratore e inizio ad aspirare. Il vinile, come potete vedere, è leggermente inumidito. Se lascia il segno l'aspiratore sul vinile, io utilizzo una velina per rimuoverlo. Ripetiamo l'operazione sul lato B dello stesso vinile, e così per tutti i dischi che dobbiamo lavare. Tenete presente che il lavaggio può essere, come vi anticipavo nei minuti precedenti, poteva essere sia fatto in senso orario sia in senso antiorario. Questo solitamente io lo utilizzo quando sono di fronte a dei vinili veramente molto sporchi, vinili che sono stati abbandonati nelle cantine e quindi presentano uno sporco molto profondo che non si riesce a rimuovere dai solchi. Come avete potuto notare, ho utilizzato questo fazzoletto per rimuovere la riga centrale. Ho dimenticato di dirvi una cosa: spesso l'aspiratore potrebbe essere non settato in maniera corretta. Quindi che cosa succede? Che quando noi andiamo ad attivare l'aspiratore sul vinile, il vinile rimane bagnato. Questo perché l'aspiratore non è fisso, ma può ruotare. Ok? Quindi io vi consiglio sempre di settarlo sul vinile. Nel caso in cui voi vedete che rimane molto bagnato il disco, non in questo caso, dovete andare a girare l'aspiratore, questa canna dell'aspiratore, in modo tale che tutti i liquidi vengono rimossi. Adesso non mi resta che lavare tutti gli altri dischi e poi vi farò vedere in fase di scarico del liquido cosa risulterà all'interno dell'acqua di scarico. Disco perfettamente asciutto. Eccoci qui, siamo giunti al termine del video. Ho lavato
circa 30 vinili e volevo mostrarvi la procedura di scarico una volta lavati un quantitativo di 20-30 dischi. Come vi avevo fatto vedere all'inizio del video, nella parte posteriore dell'Ochinocchi c'è questo tubo in silicone. Andiamo ad estrarre il tappo. Questa è una delle fasi un po' più noiose della Ochinocchi, perché quando dovete lavare molti dischi dovrete interrompere ogni 40 minuti, 30 minuti le fasi di pulizia, perché dovete effettuare lo scarico. Tenete presente che quando si lavano dischi molto sporchi utilizzerete, almeno con la mia tecnica, molta acqua, quindi diciamo che va a riempire subito il serbatoio interno del sottovuoto della Ochinocchi. Adesso io inclinerò la macchina, ecco, sta uscendo tutto il liquido. Al termine dello scarico vi mostrerò l'acqua. Adesso vi mostrerò quanto è stato risucchiato dall'aspiratore della Ochinocchi. A questo punto non mi resta che salutarvi. Io ringrazio tutte le persone che mi seguono nel canale. Se volete rimanere aggiornati sui contenuti che andrò a pubblicare, mi raccomando, cliccate sulla campanellina, e se non siete iscritti ancora al mio canale premete sul tasto iscriviti. Alla prossima, grazie a tutti.